Bentornati a Baita Tour, episodio numero 4. Oggi andremo per la prima volta a visitare una coppia, quindi oggi è un episodio un po' più per i romantici, perché andremo a visitare una bellissima coppia di persone che io già conosco, poiché sono andato circa 2-3 anni fa a trovarli nella loro baita. Stiamo parlando di Mauro e Giuseppina, due persone meravigliose che stanno passando la loro pensione in baita, fanno tutta la stagione che parte dalla primavera fino all'inizio dell'inverno in baita, condividono questa grande passione comune. Oggi c'è una cameraman ad assistermi, infatti adesso si stava schiantando perché c'era il fossato di lato e si stava schiantando. C'è con me Yoko, vuoi salutare? Yoko tra l'altro ha realizzato la copertina del mio libro, la bellissima copertina, fantastica copertina, meravigliosa copertina e quindi ne approfitto anche per invitarvi ad acquistare il libro se non l'avete già fatto. Vi lascio il link nel commento e in descrizione, ma proseguiamo senza schiantarci. Giuseppina e Mauro stanno in questo alpeggio che non è facilmente raggiungibile, ci vuole, adesso non ricordo esattamente quanto, comunque almeno una mezz'oretta di cammino su un sentiero abbastanza tortuoso, e quindi anche loro si organizzano per lo più con l'elicottero per le provviste e i materiali di cui hanno bisogno. Concedetemi qualche minuto per presentare lo sponsor di questo video, che è di nuovo Overair. Overair X1 Pro Max, questo qui, il drone più piccolo e leggero al mondo e soprattutto quello più semplice in assoluto. Questo drone fondamentalmente non ha bisogno di comandi particolari, lo possiamo utilizzare così com'è, quindi noi possiamo acquistare solo il drone e lo accendiamo. Attiviamo una delle diverse modalità di ripresa automatiche che sono presenti sul drone, ci facciamo riconoscere come figura fisica, lo facciamo partire e fa tutto lui. Tantissime modalità di volo, quindi ci può orbitare attorno, si può allontanare, ci può seguire da dietro, ci può seguire lateralmente, ci può seguire frontalmente, può fare uno zoom come se fosse una regia, e questo è il drone di base se vogliamo utilizzarlo così. Se invece vogliamo essere particolarmente precisi, possiamo utilizzare questo accessorio qua che si chiama Beacon. Con il Beacon siamo in grado di registrare la nostra voce, quindi fa anche da microfono, cancellando tramite un algoritmo di intelligenza artificiale il rumore delle palette che ruotano,
ma soprattutto con questo siamo molto più precisi nell'inseguimento. Noi lo indossiamo e il drone ci insegue anche tra le fronde degli alberi, evitando tutti i vari ostacoli in modo incredibilmente preciso. Vedete, il drone è davvero minuscolo, si può tenere tranquillamente in tasca, e se non bastasse, se volessimo avere un comando un po' più professionale, abbiamo la possibilità di aggiungere al beacon questi due pezzi. Quindi abbiamo un joystick che è questo qua, e noi con il joystick possiamo comandare il drone con un accelerometro interno, inclinandolo, e quindi utilizzandolo come se fosse per l'appunto un joystick. Un modo molto divertente di utilizzarlo. In alternativa aggiungiamo questo terzo pezzo qui, vedete, sono pezzi calamitati, tiriamo giù le alette, abbiamo a disposizione, se vogliamo, il display, oppure possiamo inserire il nostro smartphone e comandarlo tramite il display dello smartphone come un qualsiasi drone radiocomandato. Quindi qui abbiamo il controllo manuale alla piena potenzialità, quindi abbiamo un ventaglio di possibilità di utilizzo molto diversificato. Solo il drone con beacon, drone con joystick e drone con il controller completo per una massima precisione di utilizzo. Le riprese aeree che vedrete in questo video saranno realizzate totalmente o quasi totalmente con questo drone, con l'Overair X1 Pro Max. Comunque metterò una scritta proprio per farvi capire quali sono le riprese registrate con questo drone. Un'altra piccola curiosità che vi voglio farvi vedere: vedete qui nella confezione del drone ci mandano questo piccolo oggetto, è un pezzo del telaio del drone, per farvi capire che è un drone che è molto tecnologico anche per quanto riguarda i materiali. Questa è una plastica, vedete, la possiamo piegare quanto vogliamo, è estremamente elastica e flessibile e non si rompe. Ci viene data proprio per fare questo test, per verificare appunto la resistenza del drone. Quindi il drone nella sua gabbietta protettiva è quasi indistruttibile, anche se va a finire tra i rami, cade, è difficile distruggerlo. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, controllate sempre per eventuali codici di sconto, e ringrazio Overair. Proseguiamo. Guardate, lì abbiamo anche il lago d'Orta all'orizzonte.
Eccomi qui finalmente in compagnia di Giuseppina dopo ormai quasi 3 anni dall'ultima volta in cui sono passato a trovarla. E dovete capire che io da Giuseppina vengo, non è che vengo tanto per fare l'intervista e per farci il video, da Giuseppina vengo perché qua si mangia bene soprattutto, no? Dici, dici. Giuseppina ogni volta mi tratta bene, l'ultima volta mi aveva fatto la pasta fresca, questa volta oggi abbiamo pranzato tutti assieme, un gran bel pranzo con Giuseppina, ha fatto le lasagne fatte completamente a mano con la pasta stesa da lei, fatta da lei, tanta roba, tanta roba. Giuseppina, dai, ci vuoi raccontare un pochino quello che vuoi tu, la storia un pochino della baita, quando è iniziato tutto, poi dopo ci fai fare un giro, ci fai vedere un po' quello che ci vuoi far vedere e raccontaci come passi qua. Questa baita l'avevano l'ha scoperta, si pensa, in base alle coppelle che ci sono nei sassi qua vicino, degli antenati che appunto facevano le coppelle per far vedere il passaggio, che dove c'era una coppella significava che tu potevi passare. Qualcuno, ai tempi non c'era il martello, non c'era, allora con un sasso su un altro sasso facevano sta coppella. Questa roba antichissima. Proprio. Dopodiché, e come ti ho già raccontato tante volte, io quell'uomo lì, sarà superstizione, sarà un mio carattere, io l'ho sognato, perché io le dico tutte le sere una preghiera e alla mia nonna, che poi ha voluto lasciarla a me, e a questa persona che ha pensato per primo che qui sarebbe potuto crescere una baita. E io l'ho sognato sotto, qui c'è una roccia lungo questa baita qua. Io lo so perché avendo visto poi rifare il muro, l'ho vista, c'è una roccia che è fatta tipo, immaginatevi un divano, fatta un po' a divano così. E io sto uomo l'ho visto disteso su questo divano, con niente addosso tranne che uno straccetto che copriva la vergogna, diciamo. La mia nonna, poi sono passati anni e secoli, è arrivata sta guerra mondiale con 6 bimbi, miseria spietata. La mia nonna non era di Luzzogno, era di Fornero. Ha sentito appunto che questa baita veniva venduta da un signore di Strona. Lei è andata a vedere. Quindi già diciamo ai tempi della seconda guerra mondiale già c'era questa baita. Sì. E infatti, già c'era da comunque. Sì, infatti si parla che questa baita, se vai nel comune a prendere, parlano del 500, che sia stata fatta su. Lei va lì e questo signore gli dice che per comprare questa baita ci voleva 120 lire. Sembra una cavolata adesso, sì, dici. 120 lire all'ora. Ma 120 lire all'ora. Però lei, essendo figlia di Fornero, aveva dei terreni a Fornero. Avevano la casa e una baita e diversi terreni. Allora lei cosa ha fatto? Le ha detto ai suoi fratelli: io ormai sono sposata a Luzzogno, ho 6 figli, qui a Fornero non ci verrò più. Se voi nel dividere la roba della mamma e il papà, il mio dovuto, foste capaci di darmelo, potete o datemelo in soldi se riuscite. Io andrei a comprare l'or del cavallo, che così io li porto. Ho già diverse persone che mi darebbero le pecore da curare, e infatti ne aveva qui 500 urca. Da curare. Quindi lei ha voluto fare un investimento sostanzialmente. Lei ha comprato questa baita con gli animali. Diciamo. Lei diceva che con le sue 2 o 3 mucche e curare queste pecore avrebbe potuto sfamare questi figli e tirare. E infatti così ha fatto. Mia mamma si ricorda che aveva 14 anni, 15, passavano. Adesso io confondo sempre tra partigiani e patrioti. Quelli che erano amici di mia nonna, che erano di qua dei paraggi, non so, si possono dire partigiani forse. Penso di sì, patrioti dovevano essere. Io questo non te lo so spiegare. Comunque erano amici della nonna, la conoscevano e gli dicevano: va che noi riuma lì Giovanina. E lei gli diceva: guarda che io non sono lì, c'ho lì una figlia di 15 anni,
ti raccomando, non mi toccare la figlia, non fargli del male, fatevi dare da mangiare quel che c'è. C'erano le bacinelle del latte. Ah, loro entravano, mangiavano tutto quello che trovavano, però non hanno mai azzardato tanto così a Questi mia mamma. partigiani, quindi. Sì. Quindi venivano qua, diciamo, banchettavano, Banchettavano si di quel che c'era, perché non sfamavano. c'era, Esatto, c'era certo. solo il latte e c'era Certo. Beh, qual- perché questa è una zona fortemente partigiana qua in Valstrona, no? sì, Omegna, quindi sì, c'era... sì. E mia mamma si ricordava che sui 20-22 anni, fidanzata già di mio papà, a casa a Luzzogno avevano una mucca che aveva fatto un bellissimo vitello e c'era in giro invece quelli della fiamma, fascisti Sì. diciamo, che se te lo beccavano te lo sgozzavano e se lo mangiavano, lo rovinavano, non mangiavano. E allora mia mamma ha detto partiamo, è partita mia mamma e mia nonna da Luzzogno alle 2 di notte, senza campanella alla vitellina, per l'amor di Dio. Hanno fatto un'ora e mezza di strada, sono venuti qui, l'hanno nascosto dietro il coso del fieno, non c'era nessuno che sapeva per non farla trovare. Qualcuno l'ha saputo. Il giorno dopo sono arrivati, le hanno detto dove era e dove non era e gli hanno portato via la vitella e l'hanno ammazzata qua. Perciò qui era proprio tempo dopo poi per fortuna sono cambiate le cose, però comunque io sono a 11 giorni sono arrivata qua. Mia mamma ha partorito a Luzzogno, mia mamma era qua la settimana prima del parto, alle 11:30 di sera gli sono venuti i dolori. Era lui e lei e la mia nonna. Mio fratello che aveva 3 anni più di me, perciò lui a quell'anno era 3 anni. C'erano le mucche, le capre, le pecore e tutte le pecore su qua e mia nonna le ha detto alle 11 di sera: io non sono capace a farti partorire. Prendi una candela perché allora c'era solo le candele, non c'era. Vai che io tutta quella strada lì ti vedo. Quando si arrivava sulla colma di lì, ti vedevano quelli di Luzzogno. Però siccome c'era gente sugli altri alpeggi, c'era sempre dappertutto gente a quel momento. Sì, certo. Se tu prima di andare a dormire il tuo pensiero era pensare, chissà mia mamma, che era magari in un altro alpeggio, però non andavi a dormire senza volgere uno sguardo alla montagna. E se vedevi una luce scendere, sarà mia mamma. Guarda che c'è una luce, gli diceva all'altro. Non è che è tua mamma. Ma cavoli, mia mamma aveva male quella gamba. L'altro, ah ma dai, mio fratello che non sta... Si mettevano tutti in allarme, Certo. e il più arsillo andava incontro a questa luce. Diciamo era la chiamata d'emergenza di un Sì, tempo, era no? la Tu andavi in chiamata di giro con la emergenza. candela in mezzo al bosco di notte. Allora erano anche all'alpeggio. molto puliti i sentieri. Sì. Quel che c'era era il tutto faggio. prato qua, no? Il faggio era bello alto, Certo. non imbrogliava la luce di una candela. Adesso ci sono le felci che sono più alte della candela. E mio papà dal circolo, siccome mio papà lavorava nei boschi là di Quarna, e un giorno sì, un giorno no veniva qua a piedi da quella montagna lì di Quarna. E sapeva che mia mamma, però mancava ancora una settimana, ha detto stasera non vado su. Stanchi, perché tiravano la ressiga tutto il giorno, non è che c'era la motosega. Certo. Bon, dal circolo esce, vede sta luce e comincia a dire, sarà mica mia moglie. Gli va incontro ed era proprio lei. Da lì sono fermati i dolori dalla gran fatica. Io sono nata una settimana dopo. Però lei quella settimana lì non si è fidata più a venire su, perché ormai possono partire di nuovo i dolori. Quando sono nata il dottore le ha detto ma almeno una settimana, Betin, tanto da... Dopo 11 giorni lei ha preso la gerla, la culla sopra, un vento che strappava la terra ed è venuta qua. Però questa baita non era così, era filo della porta lì. Dalla porta lì a dove c'è adesso il tendone c'era il cantinino.
dove c'era dentro il latte, e dentro nella grotta lì, che non so se te l'ho già fatta vedere, Sì, dopo andiamo a vedere comunque. lì scorreva giù l'acqua perché non c'era la canna di plastica, c'era una roggia che portava l'acqua nella cantina, dalla cantina usciva nel cantinino e lì mettevano i secchi del latte per star fresco. E io come giocattoli, se ero fortunata, veniva 2 o 3 signori di Chesio che li ricordo con infinito affetto, l'Ortensio, il Fiura, quei uomini lì che venivano a pescare. E loro giù, specialmente il signor Ortensio, aveva l'albergo, il Promessi Sposi, perciò per loro la scatoletta del tonno non era più una novità, mentre per noi qua c'era la polenta, il latte e il formaggio, e basta, la minestra di latte, i dalavit che voglio insegnarti a farli. Perciò io con le scatolette vuote facevo i buchini di sotto e con la cacca della mucca facevo i formaggini. Riempivo le scatolette. Facevi pratica così. No? Sì. Io nella mia vita ho avuto 2 bambole. Che roba. Una me l'ha regalata una signora perché pensa com'era a quei tempi. La Clotilde di Luzzogno aveva partorito una bambina che ha avuto la bronchite subito. Per non perdere il latte bisognava farsi tettare, diciamo. E mandavano me, che avevo 10 anni, a tettare la Clotilde. E lei mi diceva: non mandarlo giù, sputa. Ma era dolce, era buono. Io lo mandavo giù. Io ho tettato la Clotilde con 10 anni. Lei per la paga mi ha dato il ciuccio della sua bambina, erano a ciliegia con un disco di plastica grosso così, perché è l'unica mia bambola che mi aveva regalato un orefice di Valenza Po, che veniva sempre a fare i giri in montagna, mi aveva portato. Il topo ha sentito dolce perché io gli davo il latte alla bambola così per giocare. Ha mangiato la bocca alla bambola, aveva una bocca grande così. No. L'unico che fermava, che copriva il buco, era il ciuccio della bambina della Clotilde. Passarono 2 anni, Gesù bambino mi ha portato una bambola. Ah, ma bella, era grande così. Sono andata alla messa di Natale, sono venuto a casa e la bambola non c'era più. Non so se mia mamma se l'era fatta prestare da qualcuno. Non lo so, io non l'ho vista più. Dopo messa, prima di messa c'era, dopo messa non c'era più. Vabbè, insomma, questo ci fa già capire. Perciò, per farti capire cos'è che ho avuto io rispetto qua, all'abbondanza di oggi, quello che c'era Guarda, fino a poco tempo fa, no? Perché poi alla troppo, fine non è che troppo stiamo parlando bene. di Sono secoli contenta fa. che io ho i miei nipoti, stanno bene, hanno tutti i vizi del mondo, va bene così. Però noi non avevamo proprio niente. Però quindi possiamo dire che praticamente questa baita c'è sempre stato un filo di connessione dalla tua nonna, tua mamma e a te, quindi questa baita è E sempre adesso stata... sono strafelice perché ho 3 figli. In 2 hanno voluto questa baita e sono 2 baite, dopo ti farò vedere quella di là. Se la sono divisa loro, questo pezzo di baita qua, c'era un pollaio, guarda, grande come sto tavolo, arrivava a sto tavolo. Sopra c'era la legnaia, che poi mio figlio ha voluto. Io le ho detto facciamo un bagno, perché qua il bagno non c'è, nell'altra baita l'avevamo fatto. Dal bagno abbiamo cominciato a scavare, è venuto un bagno enorme, allora abbiamo fatto una cucina. Facciamo il bagno sopra, ma il bagno sopra è un po' troppo grande, facciamo la camera. Facendo così io c'ho tanta baita, non c'ho il bagno, vado sempre nel bagno di là, perché però, comunque, Però insomma, qua è venuto molto bello. Guardate sì. che Io sto qua carino. 5 mesi all'anno e sto da Dio, e mi piacerebbe convincere il marito a stare qua un inverno da soli. Non c'è più nessun pericolo neanche di rimanere incinta, ma perché non vuole stare? Ma ascolta Giuseppina, ma tu qua raccontavi anche che molto ve lo producete, no? Perché comunque avete le galline, avete l'orto. Io ho le galline, oggi ci sono arrivati gli asinelli che aiutano tanto a tener pulito, e perciò va bene con i miei asinelli. Il mio sogno sarebbe vedere qua una mucca ancora, ma non è detto, ci penserò. C'ho galline, domani arrivano tacchini
e galli, che poi d'inverno ce li cuciniamo. Io qua ho le uova, io compro farina di frumento in dosi da 25 kg, io faccio pasta, pizza, pane, io produco qua Tutto autoprodotto. tutto autoprodotto. E fate, cosa fate? Qualche tiro di elicottero? Sì, perché per esempio per aggiustare la baita ci è costato un bel po' di soldi, proprio perché qui viaggia l'elicottero che va dai 30 oltre al minuto. Abbiamo dei pannelli solari che ci producono corrente. Io ho un frigo, un freezer. Esatto, perché qua comunque non siete collegati alla corrente, avete la sorgente come tutte, diciamo, le baite che Sì. sono andato a vedere adesso, come la mia, acqua dalla sorgente Sì, e corrente da è fotovoltaico. corrente da fotovoltaico. E basta. Però fotovoltaico ne abbiamo messi tanti. Mi funziona la lavatrice, il freezer, la televisione, ho luci finché voglio, ho tutto, il frigo, io sto benissimo con la mia stufa a legna. D'estate si deve scappare da in casa, e d'inverno non lo so, non l'ho ancora mai fatto, ma ne ho già di lì un'altra pronta in caso che vogliamo starci. Di qui c'è una bella cantina con sempre dei buoni viveri, dei buoni dissetanti, diciamo, più che viveri. E qui invece c'è una bella grotta. Questa qui mi dicevi era quella di cui mi parlavi prima, dove si Da dove metteva vedi che là in fondo c'è il canale che Ah, scendeva giù l'acqua scendeva da lì, Bello fresco qua, che è bello fresco, sì, Sì, si vede la canalina di sopra. sì, sì. Questo è un lavoro, insomma, di secoli fa, Questo è un probabilmente. lavoro di secoli, l'acqua usciva poi da lì, qui me lo ricordo io, c'erano delle piode messe in piedi che formavano e qui facevano l'angolo, arrivava fino a lì. Mhm. Qui c'era una parete che, come vedi, lo spessore è enorme, che l'abbiamo poi buttata giù appunto per fare sto bagno che poi è diventato un gigante, una cucina. Ma però questo, ecco, prima la baita era così. Io Era mi proprio ricordo piccola, che piccola, piccola. era proprio piccola. Qui c'era la porta che entravi, qui una misera stramezza fatta di legno, e qui io mi ricordo che c'era un pavimento in legno con degli assoni mangiati e stramangiati. Qui c'era un buco per terra. Noi non abbiamo mai scopato fuori casa. Si puliva con la scopa di ginestre, grande così era, si faceva con la ginestra e buttavamo tutto in quel buco lì, perché questo pavimento era fatto su dei tronchi e sopra c'erano questi assi. Era un soppalco E praticamente. l'acqua esce sempre da qua. Infatti, come vedi, noi dobbiamo sempre tenere staccato. Mio marito ha fatto poi un buco, come vedi, un canalino che esce Certo, da qua. classico problema come ce l'ho avuto io di infiltrazioni al muro, perché questo è un muro Sì. interrato con tanta Sì. acqua che c'è, che ci si infiltra dal muro. È peggiorata tanto. Vedete, questo è il sistema di canalina che hanno fatto per Sì. convogliare l'acqua fuori. Sono Maletti Mauro, Insomma, sono i succubi della padrona. datevi un bacio, fate del vedere, nonno del insomma, Carlo. no? Ma non vuole. Non vuole. No. Ha detto che ci siamo già Ti voglio un baciati. bene della Madonna io. La macchina senza me, macchina senza benzina. Pensa che prima la baita che c'era qua era come vedi l'angolo lì, vieni giù che ti faccio vedere di qua. Era tutta una cascina unica, a partire da qua fino in fondo. Ah, Qui c'era la porta, me la ricordo io, c'erano tutte le capre qua dentro. Poi c'era il coso per i maiali ed era qua dentro. Questa invece era la stalla delle mucche. Adesso è diventata ripostiglio. E lì c'è l'impianto fotovoltaico. ok. Allora,
Qui c'è giù le batterie. batterie di accumulo. Ne abbiamo, sono 200. E beh sì, per far funzionare anche, detto, lavatrice. Però frigo e freezer è di sopra l'impianto, nell'altra baita. Ne avete due quindi di impianti separati. Sì, abbiamo 2 impianti separati. Guardate la vista, che spettacolo, bellissimo. C'è la vista sul lago d'Orta di là. Sì, là Qua- è a grano, eh. Ah, è grano lì? Quello là, quel paesino che vedi là è a grano. Ah, Là c'è Castelvaga, che adesso non si vede più, io me lo ricordo, aveva i prati fin sotto le baite, non vedevi bosco. Là è Spanero. da dove siamo arrivati, sì. E ti dicevo di quel... Pensa a quanto noi adesso abbiamo milioni di cose nella testa, perciò non le notavamo. Ma perché se tu vai negli archivi del comune c'è una cosa che dice che ogni alpeggio ha un nome che è messo tipo Loccia, sarebbe in dialetto di tanti anni fa era lobbia, che vuole dire balcone, perché è un balcone su tutto. Campalaro c'era il campo da arare, c'era, e non hanno mai saputo come mai qui era Orro del Cavallo. Ah, Se tu invece guardi bene in foto, quella foto lì, forse avevano ragione i vecchi, perché lì se guardi bene adesso colpa del fulmine ha già portato via un paio di pezzi sotto, però ha la faccia del cavallo. Secondo me allora i vecchi forse facevano più caso, noi abbiamo troppe cose nella mente. Qua invece vedi c'è il mio campo che adesso è molto indietro, guarda i fagioli. quindi qua cosa coltivi, Giuseppina? Questi sono patate e dove c'è il bastone c'è il fagiolo. Mhm. Là sono gli asparagi. Lì in fondo c'ho i peperoni, meloni, tutta roba che a me viene d'estate, adesso siamo un po' indietro. Su là c'ho l'altro orto per le cose, prezzemolo, l'insalata. Guarda i miei meloni. Che Ma vengono- ai meloni fruttificano? Ti vengono sì, fuori? Sì, io li ho già Ah, mangiati. cacchio. Adesso quest'anno vedi sono 4 piantine Mhm. e sono ancora parecchio indietro. I peperoni anche. Io poi se vuoi dopo ho delle foto con i frutti dell'altra stagione, là sono cipolle. Beh sì, qua sei in posizione in pieno sole perché Sì, qui adesso se non va via alle sono 7 ti viene voglia di sono le sparare. 4 e ancora Sì. pieno sole, quindi Quello è il sasso della bocca larga che ti parlavo stamattina. Le favole dei bambini. Se non mangiate tutta la minestra viene giù il sasso dalla bocca larga. Sì. Questo è l'altro orto, quelli sono tutti broccoli. Di lì invece c'ho verze, pomodori, sedano. beh, insomma, hai tanti piccoli appezzamenti di terreno, tutti sparsi in giro. Ovviamente qua è un pendio ripido. Ah, Dove io- riesci sei riuscita comunque... Sì, io Eh. se riesco d'estate ferma non sto mai. Mai. Qui c'ho le galline moderne, vanno a fare dietro il lavandino, vedi? Eccola qua. Loro non hanno altro nido. Lei c'ha il suo nido lì. Ma scusa, ma il pollaio però ce l'avete, no? Sì, per forza, se no. Guarda lì che bel gallo, Sì, il gallo che è grida polenta. robusto. Questo qui è il pollaio? Questo qui sarebbe il pollaio. Io qui ne ho già tenuti anche 60 di galli. Avevano tutti i suoi trespoli e andavano su e abbiamo fatto un viaggio con l'elicottero a portarli indietro. Li ho portati tutti in una scatola della scarpa perché erano piccoli. Questa sarebbe l'altra baita che prima era la cascina del fieno. Mhm. Sotto le bestie e sopra c'era il fieno. Questa poi gliel'abbiamo fatta per la figlia che viene su poco ma è ancora un po' giovane. Qui ci sono i letti a castello, lì c'è un soppalco,
Quindi questo diciamo è il locale dei figli, ecco. Questo no? qua la figlia. Vedi, loro vengono qua e lì sopra c'è un altro 2 posti, proprio un po' stretto, ma questo è un bagnetto che ci siamo fatti sempre io e Mauro di sabato e di domenica. Boiler a legna, usate il boiler a legna per l'acqua calda, quindi con la anche nostra voi. bella doccia. Vi trovate bene col boiler a legna? Benissimo. Perfetto, no? Alla sera ti fai una bella doccia. Sono quelle cose alla buona così, però Funzionano sempre, fatto tutto senza ruspe, senza tutto solo a mano io e lui. Guarda che bel carciofo che c'ho su là. Quello è l'unico che da quest'anno è già fuori. Quello là in fondo è un carciofo. Qui invece cos'è? Tutta questa erbetta qua? Qua è insalata, prezzemolo, coste, basilico, insalata di 2-3 qualità, erbette e pomodori. Ma sei partita un po' tardi con l'orto o Ma no, normale qua? no, Per la ecco. quota è giusto così, no? Sì, perché non arrivi prima. Perché siamo a 1200 metri qua più o meno, no? 1120. Sì. Questa è una delle sorgenti qua. Dov'è che la recuperate l'acqua, Giuseppina? Ci sono 200 metri di canna che abbiamo giù, lì dietro. Arriva da un torrentello o da Sì, una sorgente? Da una sorgente. E che esce pensa dalla da roccia quella, proprio. sì, da quella sorgente lì, siccome era la più fredda, portavano su in estate il secchio della panna. La panna, quella che affiora dal latte, la mettevano lì, c'erano proprio dei secchi che avevano il tappo con la copertura all'esterno. Ed eccoci qui al tuo luogo sacro. La mia prossima dimora. Speriamo il più tardi possibile, Giuseppina, no? Però vabbè. Però ecco, questa qui sarebbe vedi sotto l'altare che c'è la piastrella, c'è già il buco, c'è la possibilità di 11 cassette, di 11 urne ceneriarie. Perciò molto probabilmente Questa l'avete fatta tutta voi? questa l'abbiamo fatta io e Mauro di sabato e di domenica. Ogni sabato, ogni domenica si Tutti i andava weekend, avanti. sì. Quando siamo arrivati al tetto il marito non era più in grado, diceva bisogna fare anche un certo bel tetto. E allora l'abbiamo fatto fare, ci hanno fatto il tetto e il campanile e un altro anno sono 20 anni e perciò vorremmo fare un po' una bella festa. Facevamo fin il banco di beneficenza e qui per le feste, adesso anche quest'anno verrà fatta. Questa recinzione è fatta nuova quest'estate, adesso il mese di maggio, dal fratello di mia nuora. I funghi li ha fatti mio marito con la motosega. Già che Mauro è un artista, si diverte, no, a fare queste cose. Ha fatto la conca dove io adesso ci ho seminato dei fiori e i funghetti. Questa è la base dell'elicottero. E questi alberi qua? Questi erano tutti giù qua in fondo. E come li avete fatti arrivare qua su? È arrivato l'elicottero. Ah, con l'elicottero li avete fatti tirare su e lasciare qua? Fatti tirare su. E qua fate legna da ardere poi, Il giusto? Mauro è già un mese che spacca, che fa il celentano. Di sera lui fa il celentano. Qui c'è un altro mio orto. Guarda le zucchine. Guarda Già, come vengono avanti bene. queste sì, sono già abbastanza avanti. Queste sono già berline. E adesso ho i miei 2 aiutanti lì. Io se no taglio il fieno, lo metto su sempre in un mucchio lì e poi ci butto sopra un po' di stalattico e un po' di fieno, un po' di stalattico, un po' di fieno. Io quando vengo su primavera per fare gli orti c'ho già il mio letame. Quindi gli asinelli per tenere pulito, per avere un po' di concime e per avere anche un po' di compagnia in più. Ma poi adesso voglio che aiutano un po' il Mauro a tagliare un po' di fieno. Poi soprattutto a me c'è dentro sempre quella vena di piace avere gli animali, insomma. campagna, no? di Sì, montagna. E quella lì è la base dell'elicottero. Certo. Ah, lì è Noi dove? abbiamo anche la posizione, come si dice,
anche se dovremmo star male per caso, gli devi dare non mi viene il nome. Cioè lì può addirittura atterrare Sì, potenzialmente, sì, perché sì. se no vi scarica i materiali lì e basta, No, giusto? no, ma lui viene a terra, viene di lì da noi a mangiare ed è già stato qua per un fatto triste di 7-8 anni fa, un pescatore che è scivolato e morto giù lì, è arrivato il 118, però noi abbiamo le coordinate che possiamo anche... No, per quello guarda, stiamo veramente bene. Lui è Agostino e l'altra è la Gina. Agostino è quello più chiaro? Sì. Agostino e Gina, ciao Agostino e Gina. Comunque qui Giuseppina praticamente la baita l'avete rimessa a nuovo tutta voi. È stata 12 anni chiusa completamente. Vi siete arrangiati comunque voi su Sì. tutto, no? Sì. Giusto? Sì, io qua non... Ho avuto un anno un contributo dalla comunità montana di 1,5 milioni, era in lire. Perché allora tramite comunità montana, se tu dimostravi le spese che avevi fatto, la comunità montana ti aiutava. E infatti quell'anno ho avuto 1,5 milioni, devo essere sincera. Come quell'anno che mio marito ha fatto tutto il sentiero da qui andare fino alla Loccia con falcetto e decespugliatore e gli è andato 1.400.000 lire, che per noi sembrava già tanto perché lui era a casa in disoccupazione e non arrivavano i soldi. Adesso Cose che adesso non esistono più, no? no, adesso non te ormai ne non danno arriva più niente. Però allora dicevano che con i soldi dei tesserati dei funghi pagavano appunto persone che facevano Sì, manutenzione, o sentieri manutenzioni e o così qualcosa. E lì ho preso quei 2 cosi lì. Però per il resto, e l'elicottero ogni volta che arriva sono sempre 1.000, 1.200, 1.300, sì. 900 sacunt. Quanto adesso per voler portarci su questa legna, un pranzo e 3 viaggi dal Morello e in più 6 da lì sotto, ho pagato 800 euro. Eh sì, perché giustamente il problema qua è che non avete alberi vicini Ci sopra. sono, c'è lì il faggeto. Però cosa vuoi, Mauro? È dura, eh? Mauro, È dura. Vai su, ne fai un viaggio, ne fai 2, poi dopo no. L'anno scorso lui era pronto per morire, ha fatto 2 infarti. Adesso chi è che si fida a fargli fare sforzi del genere? Perciò abbiamo detto no. E il figlio, no, il papà non deve più far fatiche, tagliamo quelle piante giù lì che tanto stanno solo rimboscando tutto e l'ha fatto portare su. E Adesso cosa vedete per il futuro? Volete fare qua? Cosa vorrei sarebbe... Cosa vorreste? Cosa vorreste? Vorrei andare una volta a C'è posta per te a chiedere se c'è qualcuno che mi può aiutare perché vogliamo fare una strada. Vogliamo venire dentro da di lì in piano con ma non pretendiamo una strada, basterebbe venire con una moto o con una motocariola, una motocariola, anche a piedi. Però se tu vieni in piano ci metterai quello che ci metterai, però è che quella strada lì deve venire da quasi Spanero. Tra i tuoi desideri non c'è quello di venire qua un po' meno, cioè anzi al massimo al contrario. Io al contrario, io verrei qua tu saresti qua sempre, no? Onestamente saresti qua sempre. Ma io sento tante mie amiche che mi dicono ma come fai a star là da sola? Che io ogni tanto, se Mauro ha da andare a casa a fare una commissione, lui va. Io posso anche dormire qua, dormo qua tranquillamente. Io non ti dico che verrei qua di notte a farmi il giro, non la sfido la paura, perché mi basterebbe una volpe che mi attraversa la strada, muoio di infarto. Però per stare nella mia baita, mi mangio 2 nocciolini, mi guardi un po' di tele, poi vado a dormire, non c'ho problemi. Solitudine, dici ma non ti stufi? Io non mi stufo mai.
Di giorno ho i miei orti, le mie galline, mi piace tenere la mia baita un po' in ordine. Faccio tanta pasta fresca, gliela mando giù ai figli, faccio verdure. No, Lo so Giuseppino, non ci si annoia mai qua alla fine in montagna, dai. no, si sta bene. Guarda, queste sono verze, Su che te perché viene sedano, melanzane, Le verze adesso? i finocchi, sì. Adesso le verze? Sì, queste qua sono autunnali, vengono dei versoni. Permesso. Ah. Questa era la baita di prima, però tu fai conto che la baita di prima era così, perché ci stava un letto qua con dentro la bisacca delle foglie e basta, non c'era niente. Mi ricordo che su questa finestrella si appoggiava la candela e siccome noi avevamo questo letto fatto dal papà, improvvisato, un tronco così, un tronco di lì, due assi così, sotto c'era un coso così di fieno e poi sopra le foglie E dormivate lì. facevamo la bisacca delle foglie. Era troppo bello dormire in due in quelle. Per i miei figli io gliel'ho ancora fatta la bisaccia delle foglie. Questa Bella, questa è la vostra camera. è la nostra camera. Questo è il letto Questo è fatto a Luzzogno, è un letto di castagno. Si vede, bellissimo, spettacolare. Da che Sia il letto che i comodini. E questo è antico. Questo qua è, Dell'Ottocento. però questo è del Novecento. Ah, del Novecento. Quel portabiti lì è dell'Ottocento. Mia nonna, quando si è sposata, è venuta a abitare a Luzzogno, portavano come dote il portaabiti. Però il portaabiti, per essere ricco, doveva avere tanti vestiti del costume, questi, appesi. Se tu ne avevi tanti, eri ricco. Questi erano i peduli, che io li ho fatto anche già per i miei nipoti. Vedi? Questo qua c'è un lavoro boia dietro, perché prima fai la calza, fai la suoletta. Queste le hai fatte tu a mano completamente? Sì, sì. Fai la calza, che è una calza non normale perché ha diversi passaggi diversi, però è una calza. Poi c'è una forma in legno, ci attacchi questa binda in giro, ci trapunti sempre a punti col tuo bel agone grosso. Questi sono tanto usati, si vede poco anche questi, però li trapunti, noi li chiamiamo trapuntati. Questi sono, diciamo, tradizionali, si sono sempre Questo fa fatte. parte del costume. E mia nonna e mia mamma avevano questi per andare a casa, però non potevano metterli su qua, perché se tu fai un'ora e mezza a piedi, quando arrivi a Luzzogno non ne hai più. Allora erano vestiti in costume. Questo era il modo di portarli. Così e così. A 100 metri del paese li mettevano, perché così duravano un po' di più, capisci? Se no si rovinavano. E pensa che anche questo qua, Ma questi sono costumi tradizionali della Valstrona. questo è il costume della Vallestrona. Andava sotto, va questo, uno di questi due. Poi in inverno c'è un altro come questo, che è uno scozzese più pesante. E poi andava sopra questo che si chiama patlon. Questi adesso si mettono solo in occasione delle feste, giusto? Adesso a Luzzogno ce n'è ancora 2 o 3 vestite in costume. Una volta invece li usavano tutti i giorni, sempre, sì. tutti i giorni, giusto? C'hanno la camicia bianca che però adesso non ce n'è più, le ragazze giovani. Ce l'abbiamo tutti, io ne ho fin 3 di costumi. Questi sono appunto quelli rimasti della nonna, guarda in che stato che sono. Loro erano proprio poveri, ma poveri tanto, vedi? Questi hanno secolo e perciò io non
non sono capace di buttarli neanche per sogno. È della mia nonna. Cara, non si vive di ricordi, ma ricordarli è sempre bello, cara. E vieni qua sul balcone e vedi che questi sono ancora gli antichi oggetti che si tenevano nelle camere una volta, che era il vaso da notte, la padella se ti fermavi a letto che eri, e questi sono la brocca dell'acqua. E guarda qua di notte che bellezza. Wow. Io verso le 3 di notte, le 4 sono fuori qui a fumare la sigaretta, io vedo i camosci giù lì. Vedo anche un pezzo di lago. Quello là è a grano. Scusami, ma Grano è quello dall'altra parte del lago? Sì, oltre il lago, ma il primo che vedi. Quello lì lì è- paesino sopra il versante della montagna, quello è Grano. Quello è a grano. Ma te devi vedere giù qui di notte, è uno spettacolo da vedere. Grazie Mauro, Prego. grazie Giuseppina per l'ospitalità, per Figurati. l'ottimo pranzo come al solito. E ci vediamo l'anno prossimo? Speriamo di sì, Ma anche se, volentieri. anche se prima volentieri. della fine dell'estate. Volentieri, intanto voi godetevi l'estate, la stagione, che qua è tutto fantastico, bellissimo, quindi godetevelo. Ok, Bravo. va bene. Grazie a di te, tutto. cara. Grazie a te. Un saluto a tutti da me, da Giuseppina e da Mauro e ci vediamo al prossimo Ciao video. ciao. Ciao a Dai, tutti. ciao 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 ciao.